Ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. I protagonisti di oggi sono questi due colori della linea Colora della Tresfere. Sto usando il colore azzurro avio e il giallo ocra. Per quanto riguarda i gomitoli sono da 50 grammi e il filo è lungo 140 metri. Si può lavorare con l'uncinetto del 3,5 e 4, io li sto lavorando con l'uncinetto del 4,5 ed è per 100% acrilico. Sono dei gomitoli molto morbidi e i colori sono molto belli. Nell'info box vi lascio il link diretto del sito per poter acquistare i filati. Adesso possiamo iniziare. Per lavorare il nostro cardigan dobbiamo prendere la metà della nostra circonferenza. Iniziamo dal dietro. Quindi prendete la circonferenza più sporgente e dividete per 2 e avviate una catenella pari alla vostra semicirconferenza. Il punto che dobbiamo lavorare è un multiplo di 10 più 2. Nel mio caso, che è una taglia M, ho messo su 70 catenelle più 2 e corrispondono a 45 cm. Quindi inizio ad avviare le mie 70 catenelle. Se casomai volete aumentare la vostra taglia, dovete sempre aggiungere più 10 catenelle e altre 2 che ci servono per girare il lavoro. Quindi andate avanti fino a raggiungere la vostra semicirconferenza. Avviate le 70 catenelle, aggiungo le 2 che mi servono per voltare. Adesso salto una, vado nella seconda catenella e lavoro una maglia bassa. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta catenella lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte, 1, 2 e 3, scusate, 3 maglie alte, una catenella di separazione. Devo saltare di nuovo 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoro una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 1, 2, 3, 4, nella quinta lavoro il ventaglietto di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Devo lavorare questa sequenza fino a terminare il giro. Terminiamo il giro con una maglia bassa. Quindi adesso faccio una catenella, salto sempre 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4 e nella quinta una maglia bassa. Catenella, salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso punto 3 maglie alte. Ho terminato la riga del primo giro, faccio la catenella e salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta catenella lavoro una maglia bassa. Adesso dobbiamo lavorare il secondo giro e i giri che si ripetono sono sempre 1 e 2. Quindi dobbiamo alternare, dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo il ventaglietto di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte e dove abbiamo il ventaglietto al centro lavoriamo una maglia bassa. Quindi iniziamo con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro altre 3 maglie alte. Dobbiamo avere un totale di 4 maglie alte. Adesso faccio una catenella, vado al centro dove ho le catenelle di separazione, entro dentro e lavoro una maglia bassa, catenella. Sulla maglia bassa adesso lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3.
2 catenelle, rientro nello stesso punto 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, vado al centro del ventaglietto e faccio una maglia bassa, catenella, sulla maglia bassa lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo rientro e lavoro le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella e qui al centro lavoro la maglia bassa. Vado avanti per tutta la mia riga. Sono arrivata al termine del giro, ho fatto la catenella e adesso, come abbiamo iniziato con le 4 maglie alte, terminiamo sulla maglia bassa con 4 maglie alte. Quindi questa è la prima, una seconda maglia alta, terza maglia alta e quarta maglia alta. Adesso dobbiamo ripetere dal giro numero 1. Giriamo il lavoro e iniziamo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, catenella di separazione. Qui dove ho la maglia bassa entro dentro e lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e sempre rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso catenella, qui al centro lavoro una maglia bassa, catenella, sulla maglia bassa lavoro di nuovo il ventaglietto che è formato da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi dobbiamo proseguire questo per tutta la riga e dobbiamo continuare la nostra lavorazione alternando 5 giri con l'azzurro avio e 5 giri con il giallo ocra. Comunque andate avanti e poi vi faccio vedere il giro di ritorno. Terminato questo giro, adesso ho fatto la catenella e vado sulle 3 catenelle iniziali e lavoro una maglia bassa. Adesso devo lavorare il giro numero 2. Praticamente si alternano i ventaglietti e le maglie basse da far venire questo motivo. Adesso giro il lavoro e a questo punto inizio con 3 catenelle e nello stesso punto lavoro altre 3 maglie alte. Dobbiamo avere un totale di 4 maglie alte. Catenella, dove ho lo spazio delle 2 catenelle del ventaglietto, all'interno lavoro una maglia bassa. Catenella, dove ho la maglia bassa lavoro il ventaglietto e proseguo questa lavorazione per 5 giri. Una volta che arrivo ai miei 5 giri, taglio il filo e riprendo la lavorazione con il giallo ocra. E vado avanti in questo modo fino ad arrivare alla lunghezza che per me va bene. Quindi alterno 5 giri con l'azzurro avio e 5 giri con il giallo ocra. Andate avanti e poi vi faccio vedere come sono andata avanti. Ecco come si presenta il mio lavoro. Ho alternato i colori per ogni 5 giri, ho cambiato il colore e ho alternato il colore per 8 volte, quindi sono arrivata a un totale di 32 centimetri. Una volta che sono arrivata a 32 centimetri ho preferito lavorare solo con il colore più scuro e ho lavorato 10 giri, quindi ho un totale di 60 centimetri in tutto, quindi la lunghezza del mio pannello è di 60 centimetri. Una volta che ho stabilito la mia lunghezza, ho trovato il centro e mi sono spostata da una parte e dall'altra di 6 centimetri, quindi questa misura dal marcapunti rosso a quello blu sono 12 centimetri. Adesso io devo continuare la lavorazione
sulle maglie che ho sotto e devo aggiungere delle catenelle per poter formare il quarto anteriore, quindi devo lavorare dritto per formare il quarto anteriore. L'unica cosa che bisogna tener conto è il motivo che abbiamo sotto. Infatti io sto lavorando ho finito il motivo con le maglie alte, quindi inizierò con la maglia bassa e poi devo ricordarmi per quanto riguarda il giro successivo. Comunque ve lo faccio vedere. Quindi a questo punto giro il lavoro il motivo come abbiamo fatto fino adesso, quindi lavoro una maglia bassa, una catenella. Dove ho la maglia bassa lavoro il motivo di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi proseguite il motivo come abbiamo fatto fino adesso fino a dove abbiamo il primo marcapunti. Sono arrivata dove ho il primo marcapunti, quindi lo tolgo e lavoro le 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso devo lavorare le catenelle per raggiungere il centro che sarà il centro del davanti del quarto anteriore, e siccome dobbiamo riprendere il motivo dobbiamo aggiungere nel mio caso 10 catenelle, che è il multiplo che dobbiamo tenere presente. Quindi faccio le mie 10 catenelle: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, e sempre 2 che ci servono per voltare. Adesso devo iniziare, siccome qui abbiamo iniziato con la maglia bassa, inizio con le 4 maglie alte, perché devo lavorare il giro successivo per trovarmi con la sequenza del motivo. Quindi vado nella seconda catenella, lavoro una maglia bassa e una catenella. Nello stesso punto lavoro altre 3 maglie alte. Quindi abbiamo un totale di 4 maglie alte. Catenella di separazione. Adesso salto sempre 4 maglie di base, 1 2 3 4, nella quinta lavoro una maglia bassa, catenella, salto 1 2 3 4, nella quinta lavoro il ventaglietto di 3 maglie alte, 1 2 e 3, 2 catenelle, rientro nello stesso punto, 3 maglie alte, 1 2 e 3. Adesso vado direttamente dove ho il motivo sotto, quindi faccio la maglia bassa, catenella, qui lavoro le 3 maglie alte e continuo la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso, alternando le 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso punto, 1 2 e 3, e la maglia bassa. Andate avanti e poi vi faccio rivedere il giro di ritorno, e poi dovete continuare per altri 10 giri con il colore più scuro. Praticamente i colori poi devono corrispondere, quindi poi vi rendete conto, e continuare con la sequenza di 5 giri con il giallo ocra e 5 giri con l'azzurro. Quindi andate avanti e poi vi faccio vedere come continuare. Sono arrivata al termine del giro e lavoro le 4 maglie alte sulla maglia bassa sottostante, 3 e 4. Adesso giro il lavoro e inizio il giro con la catenella e maglia bassa nello stesso punto,
catenella di separazione, dove ho la maglia bassa, continuo con il motivo delle 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella e maglia bassa. Proseguite questa lavorazione, ci vediamo sulle catenelle dove abbiamo aggiunto per il quarto anteriore. Sono arrivata sulle catenelle e continuo la lavorazione come abbiamo fatto fino adesso, alternando sempre il nostro motivo. 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte e concludo il giro con una maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo lavorare il quarto anteriore fino a raggiungere la lunghezza, quindi deve essere uguale al dietro. La stessa cosa faremo anche da questa parte. Una volta che arriviamo al marker, aggiungiamo le catenelle, che nel mio caso sono 10 più 2. Se voi volete invece un'apertura a doppio petto, potete andare avanti fino a superare di molto la vostra apertura. Una volta che poi avete finito il pezzo dove abbiamo lavorato i 10 giri, riprendete di nuovo la lavorazione con 5 giri con il chiaro e 5 giri con il colore scuro, fino ad arrivare alla lunghezza. Lavorate tutte e due i quarti anteriori e ci vediamo quando dobbiamo cucire. Andate avanti e ci vediamo dopo. Ho terminato la lavorazione, ho lavorato tutti e due i quarti anteriori. Come vedete ho rispettato la sequenza dei colori. Una volta che ho finito di lavorare tutti e due i quarti anteriori, dobbiamo lavorare la manica. Per quanto riguarda lo scalfo, io ho lasciato uno scalfo di 18 cm, quindi devo lavorare fino dove ho la parte più chiara. Per quanto riguarda il punto, se avete notato la lavorazione del punto, iniziando dal dietro abbiamo i ventaglietti che vanno verso il sopra. Quando lavoriamo i quarti anteriori che dobbiamo ripiegare, i ventaglietti vanno verso il basso. Se non vi piace la sequenza del punto, quando finite la lavorazione del dietro per costruirvi i quarti anteriori, tagliate il filo e lavorate dalle catenelle di avvio. Quindi, come vedete, i ventaglietti vanno verso il basso e vi trovate. Dovete fare la stessa lavorazione come abbiamo fatto qui, quindi dobbiamo lavorare sui ventaglietti, lasciare sempre l'apertura e aggiungere il multiplo che è di 10 e quindi lavorate come abbiamo lavorato, come vi ho fatto vedere la lavorazione dei quarti anteriori. Una volta che avete finito il tutto, per lavorare la manica io ho lasciato uno scalfo di 18 cm, quindi non cucio i fianchi perché continuo la lavorazione del motivo avanti e indietro, quindi inizio con il colore chiaro e continuo la lavorazione del punto e lavoro per un totale della manica di 50 cm, quindi entro direttamente dove ho le catenelle del colore chiaro. Inizio con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Una catenella di separazione, vado direttamente dove ho lo spazio disponibile e adesso lavoro il ventaglietto, quindi entro in questo punto e lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, vado dove ho il punto disponibile e lavoro una maglia bassa. Quindi dobbiamo riprendere la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Catenella,
dove ho un punto disponibile lavoro di nuovo il ventaglietto e continuo questo fino a terminare la riga, fino ad arrivare dove ho l'altra riga di colore chiaro. Catenella, dove ho punto disponibile lavoro una maglia bassa. Andate avanti e ci vediamo quando arriviamo dall'altra parte. Ho lavorato fino ad arrivare ai miei 18 centimetri, quindi faccio la catenella e lavoro la maglia bassa nell'ultimo motivo. Adesso devo girare il lavoro e lavorare di nuovo come abbiamo lavorato fino adesso e devo sempre rispettare la sequenza del colore. Infatti adesso lavoro 5 giri con il colore più chiaro e poi altri 5 cambio il filo e lavoro 5 giri con il colore più scuro. Inizio con 3 catenelle e all'interno della stessa maglia bassa lavoro altre 4 maglie alte, 3 maglie alte che con le 3 catenelle sono 4, catenella di separazione dove ho il ventaglietto lavoro una maglia bassa, catenella di separazione e dove ho le maglie basse lavoro il mio ventaglietto, quindi il motivo non è cambiato e lavoro la manica senza fare diminuzioni, senza fare niente, alternando i colori e lavoro per 50 centimetri. Andate avanti e poi ci vediamo quando dobbiamo cucire il tutto. Una volta che abbiamo finito di lavorare tutte e due le maniche, dobbiamo individuare qual è il nostro dritto e qual è il nostro rovescio. Quindi dobbiamo piegare poi i quarti anteriori e dobbiamo cucire i fianchi e dobbiamo mettere anche le maniche, dobbiamo mettere bene i colori e mettere dei segni e dobbiamo cucire anche il sottomanica, quindi dobbiamo fare una cucitura, se volete con ago e filo, con uncinetto e filo, e dobbiamo fare una cucitura per tutti il fianco e il sottomanica. Quindi dove abbiamo il colore scuro cuciamo con il colore scuro e dove abbiamo il colore chiaro dobbiamo cucire con il colore chiaro, perché così viene una cucitura omogenea. Quindi andiamo a cucire tutti i nostri laterali e poi ci vediamo per rifinire il nostro bordo. Una volta che ho terminato le mie cuciture, poi dovete tagliare i fili per quanto riguardano i laterali e il sottomanica, quindi dovete nascondere bene i fili. Come vedete la cucitura non si vede molto e anche per quanto riguarda i colori sono stati accostati molto bene, quindi dovete stare attenti ad accostare i colori, altrimenti non viene bene la cucitura. Adesso voglio rifinire dal bordo inferiore salendo per tutto il quarto anteriore, anche dal collo e poi scendere dall'altra parte. Per quanto riguarda la manica non la rifinisco perché mi piace così, perché come vedete i ventaglietti danno già un effetto di rifinitura molto carino. E anche il bordo inferiore lo lascio con l'effetto del punto. Quindi con il colore scuro entro dove ho la catenella dal quarto anteriore e lavoro due catenelle. Adesso vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta, vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta, a fianco una mezza maglia alta. Dovete capire voi dove inserire le mezze maglie alte per non far venire il quarto anteriore molto tirato. Vado a fianco e lavoro un'altra mezza maglia alta, vado qui all'interno e nascondo anche le codine e lavoro una mezza maglia alta, vado a fianco una mezza maglia alta e continuo questo e poi faccio vedere quando arrivo
dove ho l'angolo, così faccio vedere come far venire l'angolo del giacchino. Ho lavorato le mezze maglie alte fino ad arrivare dove ho lo scollo. Qui a questo punto dobbiamo fare degli aumenti per far girare il nostro angolo. Quindi vado dove ho l'angolo del punto e lavoro una mezza maglia alta, rientro nello stesso punto, lavoro una seconda mezza maglia alta e una terza mezza maglia alta. Come vedete il punto gira, quindi adesso continuo la lavorazione di mezze maglie alte in ogni spazio disponibile. Qui ne lavoro 3, vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta, qui sempre 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, qui ne lavoro una, qui ne lavoro una. A questo punto ci ritroviamo con il davanti e il dietro e qui lavoro una mezza maglia alta, a fianco lavoro una mezza maglia, prendo il filo e non la lavoro, vado a fianco ancora, prendo il filo e lavoro. Adesso chiudo tutte insieme. Qui abbiamo fatto una diminuzione e vi faccio vedere adesso come viene il lavoro. A fianco una mezza maglia alta e a fianco una mezza maglia alta. Quindi come vedete questo è la parte del collo del davanti e questa è sulla spalla e come vedete gira bene, quindi ve lo faccio rivedere. A fianco lavoro una mezza maglia alta normale, a fianco prendo il filo e non chiudo, vado a fianco ancora, prendo il filo e non chiudo e adesso chiudo tutte insieme e adesso lavoro mezze maglie alte fino a lavorare dall'altra parte dove ho il davanti con il dietro e vi faccio rivedere come fare la diminuzione. Qui lavoro una mezza maglia alta e qui lavoro una mezza maglia alta. Terminato il dietro, adesso mi ritrovo di nuovo dove dobbiamo fare la diminuzione, è in corrispondenza proprio della spalla. Quindi a questo punto lavoro all'interno, prendo il filo e non chiudo la mezza maglia alta, vado a fianco, prendo il filo, anzi gettato, prendo il filo e tiro su e adesso chiudo tutto insieme. E lavoro mezze maglie alte fino ad arrivare dove ho l'angolo per lavorare l'angolo. Come vedete come il collo gira bene in questo modo. Ecco qua. Proseguite questo, vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta, una terza mezza maglia alta, qui una mezza maglia alta, qui lavoro 1, 2 e 3 mezze maglie alte. Mi ritrovo di nuovo dall'altra parte dove abbiamo l'angolo e a questo punto lavoro 3 mezze maglie alte nello stesso punto, 2 e 3 e adesso scendo lavorando mezze maglie alte in ogni spazio disponibile. Andate avanti e ci vediamo al giro di ritorno, perché poi al giro di ritorno voglio lavorare con il colore più chiaro per riprendere l'armonia del lavoro. Ho lavorato fino ad arrivare dall'altra parte del quarto anteriore e ho tagliato il filo. Adesso giro il lavoro e cambio il colore e lavoro come ho fatto fino adesso, lavorando mezze maglie alte, quindi entro dove ho lavorato l'ultimo punto, faccio 2 catenelle, 1 e 2 e nel lavorare nascondo anche i fili, quindi vado a lavorare mezze maglie alte su ogni maglia alta sottostante e sempre dove abbiamo l'angolo dobbiamo fare l'aumento che vi farò vedere. Quindi ci vediamo dall'altra parte. Sono andata avanti con la lavorazione e mi ritrovo dove abbiamo fatto l'aumento. Come vedete qui abbiamo le 3 maglie, le 3 mezze maglie alte dell'angolo. Quindi noi dobbiamo lavorare l'aumento sulla maglia centrale, sulla seconda maglia, mezza maglia alta. Quindi vado sulla mezza maglia alta a fianco e lavoro una mezza maglia alta. A fianco sulla seconda lavoro di nuovo un aumento.
quindi lavoro 3 mezze maglie alte nella stessa mezza maglia di base e 3. E dal giro successivo, dipende dai giri che volete fare di mezze maglie alte, sempre sulla maglia centrale ne dobbiamo lavorare 3 per poter far girare bene l'angolo, e a fianco una mezza maglia alta. Adesso proseguo normalmente fino ad arrivare dove abbiamo fatto la diminuzione, così vi faccio vedere come lavorare anche dove abbiamo fatto la diminuzione. E poi proseguite questo per quanti giri volete il vostro bordo anteriore e del collo. Sono arrivata dove ho fatto la diminuzione, quindi prendo il filo ed estraggo il filo gettato sull'uncinetto, entro nella mezza maglia alta sottostante ed estraggo il filo. Adesso chiudo tutte insieme. Quindi quando finite il lavoro vedete che anche qui dove abbiamo il collo gira bene la lavorazione. E adesso lavoro mezze maglie alte fino ad arrivare dall'altra parte dove abbiamo la diminuzione e continuiamo la lavorazione in questo modo. Io alla fine faccio un altro giro, quindi faccio il terzo giro con il colore più scuro, quindi voi decidete quanti giri invece volete fare. Ci vediamo al termine del giro, così faccio vedere come lavorare la chiusura che ho in mente di fare. Come vedete ho finito tutto il mio bordo, questo è l'angolo dove abbiamo fatto l'aumento, quindi abbiamo sempre aumentato sulla seconda mezza maglia alta, così poteva girare bene il nostro angolo. Per quanto riguarda la parte che ci troviamo sulla spalla, l'ultimo giro non ho fatto diminuzione, come vedete anche qui c'è un bel movimento. Una volta che abbiamo finito di lavorare il nostro giacchettino, se voi volete mettere dei bottoni lo potete fare tranquillamente. Io invece ho pensato di fare una chiusura in questo modo. Ho trovato la mia misura e ho lavorato tutti e due i filati insieme, e poi per poter fare un piccolo nodo, e ve lo faccio vedere da questa parte. Quindi decidete voi dove voler fare questa piccola catenella. Io ho preferito farla solo qui, ma potete fare anche 2 o 3 catenelle insieme con tutte e due lo stesso filato. Ho preso la misura e adesso con l'uncinetto sempre del 4,5 a questo punto entro dove ho messo il punto, qui così. Prendo tutti e due i filati, faccio una catenella e adesso devo lavorare un totale di 20 catenelle. Lavoro anche i fili che abbiamo usato per poter lavorare insieme i filati, quindi lavoro in questo modo e lavoro una catenella di 20 maglie. Una volta che finiamo questo, ripeto, se volete continuare a aggiungere altre catenelle lo potete fare tranquillamente. Una volta che avete fatto questo, il nostro lavoro è terminato e può essere già indossato. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le amiche di Uncinetto. Se vi va potete farne parte. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!